ragazzi, eccoci qua al tutorial numero 6, al master tutorial numero 6, a parlare di difesa, scorporare, finire di scorporare questo argomento. Un argomento lungo che ci vanno parecchie ore per arrivare a qualcosa di migliore, di ben fatto, ok? Però vediamo di fare del nostro meglio, ok? Intanto, prima di iniziare questo video, volevo salutare e ringraziare tutti gli ultimi nuovi iscritti. Grazie mille ragazzi che vi siete iscritti al canale, mi fa molto piacere e sono molto contento, ok? Se avete delle domande, delle curiosità, non esitate a contattarmi, mi scrivete su YouTube, su Facebook, dove volete, e se so vi rispondo ben volentieri, mi fa molto piacere, ok? Allora, iniziamo il video, iniziamo questo nuovo allenamento, ok? Ecco qua ragazzi, allora, in questo video vi ho messo un altro video che questo serve a memorizzare, fare entrare nella propria mente quello che si apprende, perché se noi apprendiamo 100 cose, benissimo, le abbiamo imparate, le abbiamo capite, le facciamo bene, benissimo, ma poi queste cose, queste azioni le dobbiamo rifare tra un mese, tra 2 mesi, tra 6 mesi, tra un anno, noi le dimentichiamo. Dunque bisogna fissarsene nella mente e ricordarle. Allora, per ricordare tutte queste nozioni, ok, che è meglio magari sapere meno nozioni ma ricordarle, ok? Uno sa 10 cose, ma quelle 10 cose le sa, le ricorda e le esegue bene, che non sapere 50 cose e poi non ricordarsele e usarne magari solo 2, 3, 4, ok? Dunque io vi ho fatto uno schema, mi sono fatto il mio schema mentale, ok, di come penso quando gioco. Questo ognuno di voi può fare una cosa simile, cioè io me lo sono fatto per me, adattato a me, però ognuno di voi può farsi questo schema scrivendo, prendendo appunti, segnando, dividendo tutto il processo di cosa esegue, di cosa pensa nella difesa. Questa cosetta che mi sono fatto è solo per la difesa. Poi l'ho fatto anche per altri aspetti del gioco. Adesso però, parlandovi di difesa, vi faccio vedere questo che mi aiuta tantissimo a ricordare, a memorizzare, che è fondamentale sapere, perché quando si gioca uno deve tirare fuori tutto quello che sa, tutto il suo potenziale. Allora, per tirarlo fuori deve ricordare. Come ben capite, chiunque, se non se lo ricorda non lo tira fuori. Uno può sapere tutte le belle nozioni, ma se non le ricorda va a dare un esame a scuola dell'università, ha imparato tutto, ha capito tutto, ma se non le ricorda, questo purtroppo non va bene, ti bocciano tutte le volte. E qua è la stessa identica cosa. Guardatevi questo video che dura un paio di minuti, 2 minuti e qualcosina, vedete dall'inizio alla fine. L'ho montato anche in maniera credo carina, spero che vi piaccia, con una bella grafica simpatica. Mi piaceva, che mi piace anche montare così i video, mi diverto, anche perché si fa i video, si fa più che tutto perché ti piace fare il video, ok? Ti piace sia farlo sia che montarlo e tutto. Dunque ho fatto questa miglioria, spero che vi piaccia molto. Poi poi vi spiego ogni singolo aspetto, ok? Allora. Difesa. Analizzare come e quando usare la difesa, valutare la controdifesa dell'avversario, prendersi il giusto tempo per pensare, rallentare il ritmo, non andare troppo veloce. La fretta nel chiudere la partita può essere sintomo di paura. Aumentare il proprio gioco di difesa quando la partita non va come si vuole, è utile cambiare gioco aumentando le difese. Avversario difficile, roccioso, è utile minare le sue sicurezze. Condizioni del tavolo e della sala, aumento umidità, sponde non rispondono, eccetera. Condizioni fisiche non ottimali. Se si sbaglia, cercare di sbagliare bene. Caratteristica principale nel gioco di difesa. Fantasia. Valutare difesa a una sponda, a 2 sponde, a 3 sponde. Difesa palla nascosta. Difesa palle parificate.
Esecuzione. Scelta nell'esecuzione del tipo di colpo. Tipo di colpo. Schiaffo, appoggio, frenata, andare, colpo. Scelta nell'esecuzione della quantità di forza. Scelta nell'esecuzione della quantità di rotazione. Paura di colpire. Anche il tuo avversario ha paura del tuo colpo. Risultato: la paura si annulla. Ok, quando ci troviamo di fronte a un gioco di difesa è utile analizzare anche la controdifesa dell'avversario. Cioè, a ogni mia praticamente azione c'è una reazione dell'avversario. Allora bisogna valutare come può andare la situazione. Dunque, per questo motivo è utile pensare un attimino in più, prendersi un po' di tempo in più, perché c'è da ragionare sul proprio tiro e anche sul colpo dell'avversario, sulla sua risposta. Il prendere il giusto tempo è una cosa anche di sicurezza. Se si nota, non so, un avversario che magari aumenta il ritmo, va molto più veloce, attenzione che quello può anche essere un sintomo di paura, che uno ha paura, allora tende a chiudere la partita per arrivare prima al risultato. Attenzione che si può anche cadere in quell'errore lì della velocità. Avere velocità a volte può essere sinonimo di paura, ok? Di mancanza di sicurezza. Dunque è importante capire anche questi comportamenti che può avere un avversario nei nostri confronti. Aumentare il proprio gioco di difesa quando la partita non va come si vuole. È utile cambiare il gioco, cioè noi stiamo giocando in una certa maniera, le cose non vanno come noi vogliamo, come noi speriamo, automaticamente bisogna cercare di stravolgere il tutto, se si riesce. Cambiare un attimino, rimischiare le carte, si potrebbe dire. Quando si è in presenza di un avversario forte, roccioso, è utile con delle difese minare la sua sicurezza, le sue sicurezze. È un sistema che io noto che se uno sbaglia, non so, un colpo, non manda in una buca, ok, non è che influisce più di tanto, però quando si risponde a una difesa e non si riesce a rispondere alla difesa, quello mina le proprie sicurezze. Dunque è molto importante, quando ci si trova di fronte a un avversario roccioso, forte, capace, di metterlo in difficoltà con molti giochi di difesa, ok? O se non tiri colpi di difesa, lasciare un gioco anche sporco, un gioco non pulito. Quando si sbaglia un colpo, cercare sempre di sbagliare bene. Cioè, cosa vuol dire lo sbagliare bene? Avete capito? Io sbaglio il colpo, non lasciare il tiro all'avversario. Ho sbagliato, sì, va bene, pazienza, capita. Però cosa ho lasciato all'avversario? Ho lasciato le briciole. Quella è una cosa molto molto importante. È utile anche giocare di difesa quando ci sono delle condizioni del tavolo non ottimali, che quel giorno, non so, c'è parecchia umidità nell'aria, le sponde non rispondono. Sul panno, quando c'è parecchia umidità, cosa accade? Che non si è più precisi, perché si tende a forzare il tiro ma non si riesce a far fare quello che si vuole alla palla, ok? Per dire, vi faccio un esempio: quando si guarda delle partite, non so, della Mosconi Cup, ok? Li vedete, fanno dei tiri spettacolari, proprio robe eccezionali. Tenete presente però che lì, in quell'ambiente, ci sono dei deumidificatori, c'è una temperatura controllata, allora certi tiri vengono, si riescono a fare. Se uno invece gioca sotto una capanna nelle Filippine, che magari piove, che Dio la manda, ci sarà un tasso di umidità del 60, 70, anche forse di più, 80%, i colpi non vengono, ma non vengono né a un campione né a una qualunque persona, un qualunque giocatore, ok? Dunque a volte non bisogna non bisogna amareggiarsi se un colpo non viene.
è anche questione di umidità del tavolo, umidità dell'ambiente, ok? Quando c'è questa umidità non si riesce più a essere precisi, allora è molto utile affrontare un gioco di difesa, cioè praticamente lasciar sbagliare l'avversario. Quando è anche utile un gioco di difesa? Quando non si ha delle condizioni fisiche ottimali. Quel giorno non si sta bene, non si è in forma fisica ottimale, allora si può affrontare la partita aumentando il gioco di difesa, perché è un gioco comunque meno impegnativo dal punto di vista fisico, è meno stressante, almeno io lo trovo molto meno stressante. Ed è utile, comunque molto importante, quando si sbaglia, sbagliare bene. Sbagliare bene vuol dire lasciare dopo che abbiamo fatto un colpo noi, che l'abbiamo sbagliato, lasciare un tiro all'avversario con parecchio taglio, in una posizione lontana, che non va bene, che non si trova bene. Automaticamente lo sbagliare bene può essere molto d'aiuto. Un'altra cosa molto importante nel gioco di difesa può anche essere lo sbagliare volontariamente, però senza far capire all'avversario che si è voluto sbagliare. Cioè vuol dire sbagliare, lasciare un colpo sporco all'avversario, lasciare che lui continui il suo gioco, sapendo già che non potrà chiudere quella partita, perché magari più avanti ci saranno 2 palle attaccate, ci sarà un gruppetto di palle unite che non si riesce a dividere, ci saranno delle difficoltà da affrontare. Allora si può decidere di lasciare affrontare queste difficoltà all'avversario e sbagliare, però senza farsene accorgere. Ecco, tutto questo video praticamente l'obiettivo che avevo quando ho iniziato a farlo è quello di spiegarvi un metodo, farvi capire un metodo per memorizzare. Dunque, il metodo per memorizzare è scrivere, farsi uno schema mentale di ogni settore della difesa, provare e possibilmente andare, se uno riuscisse ancora a farsi il video come ho fatto io, è uno sbattimento, però ti fissi in mente proprio queste nozioni che uno va a imparare, ok? Dunque l'obiettivo è memorizzare il tutto, le conoscenze che uno ha. Poi uno, come dico, può avere anche 100 conoscenze, benissimo. Io ne ho solo 30 conoscenze, ne ho poche, va bene, però io le so usare bene quelle 30 conoscenze. Quando ne ho bisogno le tiro fuori. Invece ne conosci 100, cosa accade? Che se tu non le hai memorizzate, quando le devi tirare fuori non le hai, e cosa fai? Niente. È molto importante dunque memorizzare queste conoscenze. È meglio a volte avere qualche conoscenza in meno, però memorizzarlo, ok? E saperlo usare bene. Ok ragazzi, l'ultima cosa è anche quando abbiamo paura di tirare, di colpire, bisogna sapere anche che l'avversario ha paura del tuo colpo, del tuo tiro. Dunque cosa accade? Che la paura s'annulla. Tutte le volte che ti trovi nella condizione che dici ho paura a tirare, pensa che l'altra ha paura che io tiro. Dunque basta, è finito lì il discorso della paura. Per me è risolto in quella maniera lì. Spero di esservi stato utile. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ok ragazzi, grazie di aver guardato il video, sono molto contento, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!